precise. Sì, Facciamo? sì. Allora abbassiamo un po' le luci. Facciamo il sogno. Sì. Abbassiamo un po' le Io mi luci. copro sempre. Sì, sì, tanto non servono. Spegni Io tutto. perdo di tutto. Ah, va bene. Poi la recupero. Ecco, così va benissimo. Ah, già. Così va benissimo. No, no, non chiudere quella. No, 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 non chiudere quella. Che non c'è più il sole, va bene così. Ok. Ah. Va bene, quello che farò è farvi avere un'idea di quale può essere la nostra società del futuro quando applicheremo finalmente la Costituzione italiana. Ok, quindi vi parlerò da giurista. Io ho insegnato diritto costituzionale e poi soprattutto ho incontrato Paolo Maddalena, che è il più grande costituzionalista che abbiamo in Italia, che è stato vicepresidente della Corte Costituzionale, ma non è questo che di lui fa la persona straordinaria che è, ma è la bontà del suo cuore, la sensibilità che ha. Va bene, allora ecco, iniziamo, facciamo uno stacco e poi iniziamo così. Già fatto, iniziamo? Ok, va bene. Allora, forse è meglio che chiudiate gli occhi, ma potete tenerli anche aperti lo stesso. Allora, quindi io vi parlerò Bisogna far scendere la pressione. di quello che potrà essere la nostra vita, sia che siamo genitori, che abbiamo dei figli, o che siamo soli, che abbiamo tanti amici o che non li abbiamo, quando la società finalmente si trasforma secondo quello che era il sogno dei nostri padri costituenti, che hanno scritto un testo che è un capolavoro, anche letterario, semplice e chiaro. Cominciamo dall'articolo 3, secondo comma, che è quello più innovativo. Dice così il secondo comma, il testo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi si riconosce che ci sono degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. Questi ostacoli sono di tipo economico e sociale, quindi anche psicologico. Questi ostacoli limitano la libertà
l'eguaglianza dei cittadini. Finché ci sono questi ostacoli, noi non siamo liberi. Non siamo uguali. Questi ostacoli è compito della Repubblica rimuoverli. In modo che ci possa essere il pieno sviluppo della persona umana. Che significa? Pieno sviluppo della persona umana significa pieno sviluppo della coscienza etica. E che significa pieno sviluppo della coscienza etica? Esso si traduce nel pieno sviluppo della nostra naturale capacità di amare. Cioè i costituenti ritengono che gli esseri umani abbiano una naturale capacità di amare, ma questa capacità può essere ostacolata da forze economiche e sociali. Ammettere che esista la potenzialità della capacità di amare è qualcosa di straordinario dal punto di vista psicologico, perché solo dopo decenni dall'entrata in vigore della Costituzione, nell'ambito della psicologia, si è diffusa qualche idea riguardo alla naturale capacità di amare. Freud non pensava così, pensava che il bambino nascesse narcisista e che poi abbandonava il narcisismo perché non poteva farne a meno, ma che la natura originale dell'uomo è quella. Cioè pensare solo ai propri interessi. Ora, questa visione che l'uomo è narcisista è esattamente la visione che sta dietro al sistema economico di oggi, che ci vuole tutti competitivi gli uni con gli altri. In continua lotta tra di noi. I costituenti conoscevano molto bene la teoria neoliberista e la ritenevano causa della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale e dei totalitarismi del Novecento. Quindi nella Costituzione non trovate la parola competizione, ma trovate la parola solidarietà. La visione dell'io che viene espressa nei lavori preparatori è un io relazionale, quello di cui parla Marco Guzzi nei suoi corsi. L'io che che non si fa da solo,
ma che è l'insieme delle relazioni che ha con gli altri. E dalla ricchezza e dall'armonia di queste relazioni dipende la felicità della persona. Ora, questa è la prima volta che in un testo giuridico si usano parole così. Se noi sappiamo interpretare bene l'articolo 3 e gli altri articoli connessi, capiamo che il progetto dei padri costituenti era quello di una politica spirituale dove lo scopo che ha la Repubblica è quello di formare cittadini capaci di amarsi, amare se stessi e amare gli altri, contribuendo così al benessere comune. I costituenti erano ben consapevoli che questo progetto era un fatto completamente nuovo e che gli italiani, come il resto dei popoli del mondo, non erano pronti a questo passaggio. È per questo che il 7 luglio del 1947 Aldo Moro presentò un ordine del giorno in cui si diceva che è compito delle scuole di ogni ordine e grado insegnare i nuovi valori costituzionali, nuovi rispetto a quelli passati, in cui la prepotenza è il rapporto normale tra le persone. Vince il più forte. Questo non solo nel periodo fascista, ma anche nel precedente periodo liberale. Allora, attuare la Costituzione significa in primo luogo attuarla dentro la nostra psiche. È lì che si trova la forza poi per creare una società più giusta collaborando insieme. Attuando così l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3 che dice: parla della partecipazione consapevole di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Sta parlando di partecipazione politica, economica e sociale. Questo è un progetto grandioso, è la prima vera democrazia al mondo. Fino a quel momento la democrazia era stata solo una facciata che serviva, era una maschera che copriva il dominio dei più forti sui più deboli. Ma in accordo con lo spirito della resistenza, in cui imprenditori, operai, ricchi, poveri, contadini, professori universitari si sono trovati a combattere nelle stesse trincee contro il nazifascismo, è nato un moto interno a queste persone: mai più una cosa simile, mai più il nazifascismo. Non deve più succedere una guerra, non deve più succedere tutto questo. In armonia con questo spirito della resistenza, i costituenti hanno creato un capolavoro giuridico che sta a noi oggi attuare.
Costituzione è stata in parte attuata per 30 anni, che è stato il trentennio d'oro del Novecento, in cui una sola persona che lavorava in famiglia, manteneva moglie e figli, poteva comprarsi la casa, l'automobile. Poi Moro è stato ucciso, nel 68 in poi le forze neoliberiste guerrafondaie, ultracapitalistiche, cioè la grande finanza internazionale, ha ripreso via via il sopravvento e quindi nell'81 abbiamo perso la sovranità monetaria, cioè la sovranità tout court. Senza sovranità monetaria un paese non può che indebitarsi con le banche private e quindi il debito pubblico cresce. E noi poi veniamo rimproverati di avere un debito pubblico troppo alto. Non è il compito di questo incontro parlare di quello che è successo, ma di parlare che cosa succederà quando attuiamo la Costituzione. Allora, vi parlo della scuola. Allora, i bambini, cui genitori che hanno fatto queste trasformazioni interne, cioè la piena capacità di amare, la piena capacità, piena coscienza, ameranno i loro figli concretamente, si ameranno tra loro e quindi i bambini in casa staranno molto volentieri. Quando è il momento di andare a scuola saranno un po' tristi perché dicono dobbiamo andare via da casa dove stiamo tanto bene. Ma già mentre vanno in cammino verso la scuola, per loro la contentezza riprende perché sanno che a scuola avranno degli insegnanti altrettanto amorevoli dei genitori. Insegnanti che avranno una pazienza infinita, che sapranno valorizzare le capacità di ciascun bambino. I bambini stessi saranno educati a collaborare tra di loro. La scuola sarà una comunità in cui tutti si aiutano a vicenda. E quando i genitori vanno a parlare con gli insegnanti, sarà un dialogo molto amichevole, perché si informeranno reciprocamente di ciò che possono fare per migliorare sempre più il benessere dei loro bambini, che siano figli o che siano allievi. Mettetevi nei panni di un bambino così. Come sta un bambino così? Ecco, e questo, parliamo della scuola, il resto lo lascio alla fantasia. Parliamo della sanità. La sanità e la scuola erano due eccellenze nel 1970, che erano studiate all'estero. Tanto eravamo andati avanti in quel settore. E noi, dopo la guerra, eravamo a livello di un paese in via di sviluppo, come la Tunisia. In 13 anni gli italiani, nel 63, avevano già raggiunto uno sviluppo dell'economia straordinario, che fu chiamato il miracolo economico. E allora guardiamo nella sanità. I medici saranno formati nelle scuole di cui vi ho parlato prima e saranno quindi formati a collaborare con gli altri medici e con tutte le persone. E avranno sviluppato quella coscienza che li porta a cercare sempre il massimo bene per i pazienti. Sarà quindi naturale che negli ospedali ci sia un clima comunitario. I medici saranno sempre molto
molto gentili. Parleranno coi pazienti per rassicurarli, tranquillizzarli, che in quell'ospedale si farà tutto il possibile per aiutarli. Gli infermieri saranno educati nello stesso modo. E quindi l'ospedale sarà una comunità di cura, in cui chi entra, perché è malato, già solo entrare dalla porta si sentirà meglio. Mentre oggi, se uno entra in ospedale, si sente subito peggio. Io ho fatto l'esperienza durante il Covid, quando sono uscito di casa, perché l'ambulanza mi è venuta a prendere, piangevo, sapevo cosa mi aspettava. Sono finito in ospedale dove c'era una medico, una dottoressa, che sarebbe stata molto bene ad Auschwitz. Era una nazista, con quei fari arroganti, violenti. Mi ha preso il braccio, mi ha infilato un ago, mi ha fatto un male cane. E poi mi ha detto, persone non vaccinate come lei ci costringono a fare questi turni di forza. A un certo punto ho detto, ma se dovessi andare in bagno, qui bagni non ce n'è. Ci andrà quando sarà trasferito dove diremo noi. Questo su quello che... E io mi sentii molto rassicurato naturalmente, perché sentivo che proprio l'amore grondava dalle pareti di quel luogo. Poi ebbi la fortuna di finire in un altro luogo dove c'era un altro clima, infermieri gentilissimi, medici gentilissimi. La mia degenza durò 2 giorni e mezzo. Ero entrato che non respiravo più, ma l'amore che si respirava là dentro, che è una qualità dell'aria, diventa, mi ha fatto guarire. E quindi immaginate cosa entrare in un ospedale in cui quella qualità si respira da subito. Per cui anche quando vai all'ospedale sei contento, perché sai che se in famiglia non ce la fanno, il medico di famiglia non ce la fa, vuol dire che ti sta mandando in un luogo dove starai meglio e sarai amato ancora di più perché sarai curato ancora di più. Naturalmente questo vale anche per i farmaci. Attualmente i farmaci che vengono prodotti servono a creare profitto delle multinazionali, del farmaco. Quindi tutto ciò che potrebbe funzionare ma che non crea profitto viene tolto. I medici devono per forza seguire i protocolli che vengono imposti dall'alto e se non li seguono hanno dei provvedimenti disciplinari oppure vengono estromessi dall'ordine. Ma questi protocolli non vengono fatti da persone amorevoli, vengono fatte da persone che hanno odio nei confronti dell'umanità. Sono discendenti dei nazisti, non si chiamano più così, ma il loro modo di operare è quello. Quindi pensate che differenza c'è. Noi non abbiamo più paura che ci succeda qualcosa, perché va bene, se ci succede saremo curati nel migliore dei modi possibili. E naturalmente ci saranno convegni dove i medici si incontrano per scoprire le migliori terapie. E quanti bravissimi medici abbiamo in Italia? Ce ne abbiamo uno qua accanto. È tutta un'altra cosa, ragazzi. Quanti tipi di farmaci che sono innocui dal punto di vista, non hanno conseguenze negative, si possono usare. E quanta creatività ci può essere nella medicina. Cioè, Raffaele ha scritto un libro recentemente, che avevo letto, no? Che la medicina è qualcosa che ha a che fare con l'arte, è poesia. Cioè, la medicina è poesia, è la parola. Allora, queste sono cose commoventi, no? E sembra che noi parliamo di cose che non esistono. Infatti non ci sono. Ci sono
ma noi le possiamo creare, perché il nostro pensiero crea la realtà. La ragione per cui sono seduto qua è solo questa, perché se non fossi certo che il pensiero crea la realtà, avendolo verificato sulla mia pelle, sarei morto 3 anni fa, da un dolore terribile che mi ha portato in una clinica con un ictus e non mi sarebbe più passato quel dolore. Ma ho avuto le intuizioni attraverso, pregando Gesù che mi aiutasse, e pian piano mi sono arrivate le parole. E pian piano oggi posso parlare da uno stato di coscienza in cui non è che ci credo, lo so. Se io mi alzo al mattino, posso sentirmi, mettiamo, non bene, perché ho passato magari una notte difficile per qualche ragione. A quel momento c'è un bivio. Tutto dipende da cosa mi dico, da come interpreto. Se io dico, ecco, davanti mi aspetta una giornata pesantissima, faticosa, quello sarà. Se invece mi dico, tra poco starò bene come gli altri giorni. Perché? Perché mi è successo già tante volte che quando ho imboccato la strada di dire io posso star bene subito, adesso, e ci ho creduto, questo si è verificato. Perché se io ho fede in qualcosa, fede ha a che fare con lo spirito, ma lo spirito diventa materia, cambiano subito le mie emozioni. Le mie emozioni sono corpo. Se io produco le emozioni che mi producono tristezza, io sto già avvicinandomi alla malattia. Se produco emozioni che mi danno felicità, gioia, serenità, sto già guarendo. Quindi in gran parte la salute la costruiamo o la distruggiamo, istante per istante. Ora, queste cose sono di nicchia ancora adesso, ma Ippocrate le conosceva e i veri medici le sanno, però purtroppo sono isolati, non si incontrano praticamente mai, perché questo è il contesto. Ma ne parlavamo con Mario, bisogna creare dei contesti dove finalmente, sostenuti dal popolo che ha capito qual è la soluzione ai nostri problemi, riprenderci la sovranità monetaria, è ovvio, perché finché dobbiamo pagare i debiti alle banche non ne usciamo più. Quando sentite dire la frase mancano i soldi, sotto ci dovete scrivere bestemmia. I soldi, dice Maynard Keynes, non possono mai mancare. Quello che può mancare sono i materiali o i lavoratori, ma se ci sono i lavoratori, se ci sono i materiali, possiamo creare un ospedale, perché non possono mancare. Nel momento in cui lo Stato emette i soldi, da zero, li emette dal nulla, come oggi fanno le banche, con questi soldi si costruisce l'ospedale. E questi soldi danno lavoro a medici, operai, e dal nostro paese si arricchisce. Oggi invece dobbiamo chiudere gli ospedali, perché ci dicono che mancano i soldi. Quindi queste sono le due grandi visioni della realtà. Vi ho fatto vedere che cos'è la sanità, cosa può essere in futuro entrare in una clinica pubblica, saranno pubbliche, sarà qualcosa di bellissimo. Entreremo, riceveremo dei massaggi, delle cure dolci di tutti i tipi e soprattutto sentiremo che c'è un amore sgorgante da tutti i luoghi, che è quello che innesca il nostro processo di autoguarigione. Ecco. Va bene, adesso parliamo degli imprenditori. Bene, oggi aprire un'impresa vuol dire essere masochisti proprio gravi, perché questo significa andare incontro a un sicuro fallimento. Perché mentre lo Stato dovrebbe tutelare la piccola impresa, invece
Lo Stato oggi la sega e l'Italia è fatta, l'economia italiana, per il 95% da piccole imprese e le piccole imprese chiudono. Sempre meno lavoratori, sempre meno imprenditori, sempre meno capacità. Noi non produciamo più le nostre medicine, non produciamo più quello che mangiamo, non produciamo più l'energia, noi dipendiamo dall'estero. Ma noi non abbiamo intorno paesi con cui collaboriamo. L'Unione Europea è l'opposto, è il luogo della massima competizione, per cui i paesi più forti dominano sui paesi più deboli. Allora dovete pensare che un domani, invece, aprire un'attività, avete un'idea, lo Stato vi aiuterà, perché ci saranno dei funzionari che si affiancheranno a voi e vi diranno se quella è una buona idea. E non vi riempiranno subito di tasse, lasceranno in pace, perché lo Stato non ha bisogno delle tasse per avere la moneta. Le tasse servono per tenere la giusta quantità di moneta, ma non sono le tasse per cui lo Stato riceve la moneta. Ora, queste cose di una sempre riproposto 10 anni dopo come la salvezza. Ora, il MES è uno dei soliti imbrogli della finanza, per cui noi poi ci troviamo così. La fine della Grecia la sanno tutti, erano un popolo piuttosto benestante, sono diventati poveri. Poveri. C'è stata una mortalità infantile che era quella dell'inizio del secolo. È perché hanno accettato, il popolo greco è stato tradito dai governanti e hanno accettato i consigli della Troika, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario, messi insieme sono la nostra disgrazia, però i giornali dicono che non la nostra fortuna, meno male che c'è la von der Leyen, meno male che ci porta in guerra, è così bello combattere, mentre la nostra Costituzione dice l'Italia ripudia la guerra, ripudia. Noi siamo in guerra invece. E siamo quante guerre abbiamo fatto? Mentre la nostra Costituzione lo vieta assolutamente. Quindi niente guerre, basta. E soprattutto, come dice Marco Guzzi, la guerra inizia dentro di noi. Fine delle guerre interne e inizio della collaborazione, dell'amore tra le persone, che poi è il sogno di Gesù, no? È quello che ci ha portato nel mondo. Ma perché si è lasciato crocifiggere? Per portarci questo. Noi non eravamo pronti allora, ma adesso, dopo tutte queste disgrazie, è il momento di ridare voce al sogno del regno di Dio su questa terra, cioè del regno della giustizia, del bene, dell'amore, della bellezza, della verità, che è lo stesso disegno dei Costituenti. E con questo ci fermiamo. E basta. Potete tornare qua e poi adesso ci sarà una pausa perché credo che dobbiamo farla, perché c'è gente che... Allora c'è gente qua che beve alcolici, hanno bisogno. Ogni ora e mezza si devono fermare perché sennò non lo dicono, si vergogna, però devono andare di là e... Allora... Come se l'avessimo bevuto, abbiamo fatto un viaggio. Allora possiamo rinunciare. Possiamo rinunciare all'alcol? C'è qualcuno? Allora, questa ragazza che segue Charlie Brown, abbiamo perso la prima e l'ultima partita di l'anno e tutte quelle di mezzo, si è molto commossa, è stata molto toccata. Mi piacerebbe... Allora sarebbe bene accendere la luce, ma non di colpo, perché sennò poi ci dà fastidio. Accendiamo solo queste qua, Andrea, queste qui.